Ecco il tutorial a distanza di 2 anni. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi finalmente a distanza di 2 anni vi mostrerò come ho realizzato questo fantastico cappellino a falda ampia. Lo schema di questo cappello in raffia non è il solito schema che sono solita mostrarvi, è ben differente, ma altrettanto facile e veloce a prova di principiante. Un mesetto fa circa, e se mi segui costantemente lo sai, era andato online il tutorial della borsa molli in raffia che ho abbinato proprio al cappello che sto indossando, e se stai cercando il tutorial della canotta che indosso lo trovi anche qui sul canale. Casomai te lo lascio nella i qui in alto o nella descrizione di questo video, ti lascio anche il link per accedere al tutorial della borsa molli in raffia. È un tris abbigliamento accessori che ti consiglio vivamente di realizzare per quest'estate. Comunque andiamo a noi. Cosa ho utilizzato per questo cappello? Semplicemente 80 grammi di raffia in due colorazioni, uncinetto di lavorazione 4,5. Questo è il minimo ed indispensabile. Se non ti piace la raffia puoi utilizzare anche del cotone, del lino, del misto cotone con bambù, seta, insomma qualsiasi filato estivo per questo progetto va benissimo. L'importante è che ti attieni alle misure in centimetri che indico nel tutorial e ai consigli che ti do per adattare il progetto a qualsiasi taglia, dai più piccoli ai più grandi. Io spero che il progetto vi piaccia, vi aspetto come sempre giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. Come sempre ti esorto ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, ad attivare la campanellina personalizzandola su tutte. In questo modo ogni qualvolta un nuovo contenuto qui sul nostro canale sarà online verrai prontamente avvisato. Seguimi anche sui social, mi raccomando. A questo punto sigla! Faccio un anello magico incrociando così la raffia, poi inserisco l'uncinetto al centro e tiro fuori la raffia di lavorazione, blocco con una catenella. All'interno di questo anello magico vado a lavorare 6 punti bassi. Questo è il primo, 2, 3, 4, 5 e 6. Tiro la coda dietro, chiudo l'anello e ho terminato così il primo giro. Quindi vado a chiudere nel primo punto basso con punto bassissimo. Bene, faccio una catenella e sempre nello stesso punto lavoro 2 punti bassi, primo aumento. Negli altri 5 punti che ci rimangono ripeteremo lo stesso lavoro, 2 punti bassi nello stesso, al termine del giro ci ritroveremo con 12 punti bassi. Entro nel primo punto basso e andiamo a chiudere con punto bassissimo. Catenella, entro nello stesso punto e faccio un punto basso e un altro punto basso sulla sua maglia. Durante questo terzo giro lavorerò sempre un aumento in ciascun punto, quindi vado a lavorare un altro punto alto nello stesso punto per un totale di 2 e continuo. Al termine di questo giro ci ritroveremo chiaramente 24 punti alti. Bene, terminato il terzo giro con i 24 punti, lo vado a chiudere nel primo punto alto con punto bassissimo. Faccio una catenella e taglio la raffia. Ora, dove mi aggancio? Questo è il primo punto alto sostituito dai 2 punti bassi dove ho chiuso il giro. Vado nel punto alto precedente. Già avevo fatto il cappio all'altra colorazione. Porto all'interno, faccio una catenella, nello stesso punto vado a sostituire il primo punto alto con i 2 punti bassi, anche qui casomai fate le 3 catenelle. Nel punto successivo dovremmo fare 2 punti alti, dunque uno lo facciamo in maniera normale, per cui prendo il filo, mi inserisco nel punto successivo, nel frattempo lavoro le code dietro e faccio un punto alto. L'altro punto
anziché farlo nello stesso punto, lo vado a fare in rilievo. Quindi prendo il filo, passo nello stesso punto sottostante dove ho lavorato il primo, dal dietro verso il davanti, in questo modo. Prendo il filo e faccio un punto alto in rilievo. Dopodiché passo al punto successivo e faccio un punto alto normale. Punto successivo, aumento. Intanto lo lavoro in maniera normale nel punto successivo. Dopodiché l'aumento lo vado a fare a rilievo. Prendo il filo, sempre nello stesso punto sottostante, dal dietro verso il davanti, prendo il filo e lavoro l'aumento. Ve lo mostro un'altra volta, punto successivo, un punto alto. Nel punto successivo lavoriamo l'aumento, però prima lo lavoriamo in maniera normale e poi lo lavoriamo in rilievo, quindi prendo il filo sempre nello stesso al di sotto, dal dietro verso il davanti, tiro fuori, chiudo le prime due e poi le altre due, per cui continuiamo così anche per questo quarto giro. Ho 36 punti, come notate si sta imbarcando il lavoro, quindi per il prossimo giro cosa farò? Ripeterò sempre un punto alto e un aumento. Intanto vado a chiudere il giro nel primo punto alto con punto bassissimo, catenella di sicurezza, stacco la seconda variante, mi inserisco questa volta nel primo punto alto normale, proprio dove ho chiuso, non come ho fatto prima. Faccio passare il cappio, faccio una catenella, sostituisco il primo punto alto con i due punti bassi, poi nel punto successivo faccio un punto alto e sempre nello stesso punto vado a fare il punto alto in rilievo. Quindi la sequenza è sempre la stessa, un punto alto normale e un aumento. Punto successivo l'aumento, quindi un punto alto normale e un punto alto in rilievo. Continuo, un punto alto normale, aumento, quindi prima lo faccio normale e poi in rilievo e insomma continuerò in questo modo per tutto il giro. Ok, 54esimo punto in rilievo, quindi mi ritrovo 54 punti alti. Vado a chiudere nel primo punto alto con punto bassissimo, catenella e stacco il filo. Prendo la seconda variante e proprio come ho fatto prima mi inserisco nel punto dove ho chiuso, tiro fuori il cappio e inizio con una catenella, un punto basso sull'altro e anche per questo giro andrò a lavorare un punto alto e un aumento. Vado a fare il primo punto alto normale e l'aumento lo faccio in rilievo sempre nello stesso punto, quindi lo schema rimane invariato. Punto successivo, un punto alto normale, punto successivo, aumento. Prima facciamo il punto alto normale e poi quello in rilievo che corrisponde all'aumento. Ok, quindi anche per questo giro continuerò allo stesso modo. 80 e l'81esimo l'aumento in rilievo. Ok, ho terminato anche questo giro,
quindi vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto e farò sempre il cambio colore, quindi stacco. In totale ho fatto 6 giri, credo di aver raggiunto i centimetri che mi occorrono, sono a 17 centimetri, va più che bene. Io solitamente per il cappello mi spingo a 16 centimetri, ma non fa niente, andrò a lavorare dal giro successivo in poi, lo sapete, o chi mi segue da tempo lo sa, un punto in ciascun punto senza andare a fare gli aumenti per andare a realizzare la struttura del nostro cappello. Perché proprio adesso? Perché ho raggiunto i centimetri che mi occorrono. Vi ricordo che per calcolare la taglia giusta per noi basta dividere la circonferenza della nostra testa, nel mio caso è 55 centimetri, diviso pi greco 3.14, otterrete un numero. In questo caso è 17 centimetri. Nel caso di un cappello più grande o più piccolo dovete fare la medesima operazione. Una volta fatto questo possiamo realizzare la struttura del nostro cappello. Fino a quanto spingerci, quindi fino a quanto alzare il nostro lavoro, basta andare a misurare questa zona, quindi partiamo dal centro del nostro cappello, siamo a 9 centimetri, andiamo a lavorare, o almeno io nel mio caso andrò a lavorare esattamente 9 centimetri di struttura del cappello e poi da lì andremo a realizzare la falda. Bene, continuerò sempre alternando i colori e rispettando i punti alti e i rilievi, ma adesso vi mostro subito, vi mostro questo primissimo giro e poi possiamo continuare da soli per i giri successivi. Fatto il cappio, vado a lavorare il primo punto alto sostituito dai 2 punti bassi, inserendomi sempre nel punto alto sottostante, il punto dove ho chiuso, quindi catenella, mi aggancio, nello stesso punto faccio un punto basso e un punto basso sul punto basso. Nel punto successivo vado a lavorare un punto alto e a differenza dei giri precedenti non vado a lavorare nel prossimo punto un punto alto e poi uno in rilievo, perché farei l'aumento. Andrò a lavorare semplicemente sul punto alto in rilievo soltanto un punto, quindi entro sempre dal dietro verso il davanti, prendo il filo e chiudo. Rivediamo un punto alto, un punto alto nel punto successivo, un punto alto nel punto alto in rilievo. Rivediamolo per l'ultima volta, un punto alto sul punto alto, un punto alto sul punto successivo, un punto alto sul punto alto in rilievo. Vedrete che anche il vostro lavoro si imbarcherà, è del tutto normale perché, come vi dicevo prima, andremo a realizzare la struttura che nel mio caso equivale, ma anche nel vostro caso se avete realizzato un pannello più grande o più piccolo, alla metà del pannello tondo. Bene, ho terminato la struttura del mio cappello, questo qui è il risultato. Oltre ai primi 6 giri per raggiungere il diametro ho lavorato altri 7 giri a punto alto normale, alternando anche il punto alto in rilievo è chiaro. Non basta seguire tutte le indicazioni che io vi do, vi consiglio, vi suggerisco sempre vivamente di indossare il capo e, se è il caso, aggiungere o togliere qualche giro. Siamo sui 18 centimetri e mezzo, 19. Adesso possiamo procedere con la realizzazione della falda. Inizio partendo sempre dal primo punto alto. Già avevo fatto il cappio, quindi faccio una catenella, sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi, dopodiché aggiungo altri 2 punti alti per un totale di 3 consecutivi. L'aumento lo vado a fare proprio sul punto alto in rilievo sottostante, un po' come abbiamo fatto all'inizio, vi ricordate, no? Vedrete che il vostro lavoro sfarfallerà un po', ma è normale per la realizzazione della falda. Continuo, intanto faccio 3 punti alti consecutivi, 2, 3, il terzo coincide sempre con il punto alto in rilievo sottostante e l'aumento lo faccio sempre nello stesso punto, ma prendendo il punto stesso a rilievo. E quindi di nuovo 1,
2 e 3, prendo la raffia e faccio un punto alto in rilievo davanti, quindi continuerò così per tutto il giro. Ci ritroveremo con gli ultimi 3 punti, quindi facciamo i primi 3 normali, 2, poi non sarebbero altro che 2 punti e un aumento, e l'aumento del punto alto in rilievo. Molto 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 semplice. Andiamo a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto, catenella di sicurezza, possiamo tagliare questa colorazione e fare il secondo giro che riguarda la falda con la variante turchese. Quindi iniziamo, cappio, inizio sempre dal primo punto alto, sostituisco il punto alto, ormai lo abbiamo assimilato bene, sostituito dai 2 punti bassi. E ora, se prima avevamo fatto 1, 2, 3 consecutivi, nonché 2 un aumento, adesso faremo 3 punti e un aumento. Lavoreremo 1, 2, 3 e nel quarto punto, che coincide con quello in rilievo, faremo sia quello normale che quello in rilievo stesso. Cioè è davvero, davvero, lo ripeto io sempre, semplicissimo. 1, 2, 3 e l'aumento, quindi prima punto alto normale e poi in rilievo. E continuiamo in questo modo per tutto il giro. Ora, per la costruzione della falda potete spingervi fino a 6, 7, 8 cm, insomma anche qui entra in gioco un po' il gusto personale. Ci aggiorniamo nella clip successiva, continuerò il mio lavoro e poi insomma vi dirò anche quanti giri in totale ho fatto io per la falda. Bene, cappello terminato, questo qui è il risultato, però ancora devo chiudere il giro, adesso lo faremo insieme. Facciamo un breve riepilogo di quello che ho fatto. Gli aumenti che riguardano la falda sono stati effettuati su 4 giri. Ero partita insieme a voi, 2 punti consecutivi e poi l'aumento. Giro numero 2, 3 punti, un aumento. Giro numero 3, 4 punti, un aumento. Giro numero 4, 5 punti, un aumento. La mia falda misura esattamente 7 cm. Insomma, ho realizzato una falda bella ampia. Adesso andiamo a chiudere il giro. Mi inserisco non nel primo ma nel secondo punto, al centro dell'ultimo, e poi vado a nascondere per bene il filo tra le maglie. Magari faccio anche un bel nodo, blocco il tutto, non si sa mai. Il nodino lo faccio proprio in questa maglia, entro in questo buchetto e poi nascondo di nuovo l'eccesso. Taglio l'eccesso e il mio cappello a falda ampia è così pronto. Ora non mi rimane che cambiare look e indossare finalmente il mio nuovo cappellino. Che ne pensate? Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che il cappello in raffia, che tanto mi avete chiesto nel corso di questi anni, vi sia piaciuto. Adesso avete lo schema, potete realizzarlo anche voi. Non vedo l'ora di vedere tutti i vostri cappellini. Mi raccomando, se lo replichi, taggami, menzionami, così riuscirò a vedere il tuo progetto realizzato seguendo il mio tutorial. Ti dirò la mia, il tuo contenuto verrà ripostato anche sui miei social. Grazie per aver scelto di guardare anche questo Oggi Momi, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con nuovi video tutorial. Un bacino a tutti!